Il 27 novembre 1940 alle 11:45 Somerville è informato della posizione della squadra di campioni, dalla quale dista ora circa 80 km. L'ammiraglio inglese è preoccupato per la superiorità della flotta italiana. Alle 12:07 dagli incrociatori inglesi si vedono all'orizzonte gli incrociatori italiani. Ma il Renown, mentre procede ad oltre 27 nodi, ha un'avaria e deve ridurre la velocità, mentre le altre navi assumono posizioni idonee allo scontro imminente. Le navi italiane, a loro volta, dopo le 11:45, si scaglionano in gruppi a circa 30 miglia da Capo Teulada. Campioni, alle 12:07, decide di disimpegnarsi, ma le comunicazioni tra le unità maggiori e il comando non sono particolarmente efficienti. Alle 12:22, dopo un'azione di inseguimento in cui gli incrociatori pesanti italiani, superiori per velocità e potenza di fuoco, ingaggiano i corrispettivi avversari. L'ammiraglio Pellegrino Matteucci, comandante della prima divisione a bordo del fiume, riceve l'ordine da Iachino, che è sul Pola, di aprire il fuoco, subito seguito dagli altri incrociatori, a circa 23 km e mezzo dalle unità nemiche. Il Pola e il fiume concentrano il fuoco sul Berwick, mentre questo, insieme al Manchester, Newcastle e Sheffield, puntano i cannoni sul Bolzano, sul Trento e sul Trieste. Il Berwick incassa 2 colpi da 203 mm, che causano 7 morti e 9 feriti. Col primo colpo la torretta Y viene messa fuori uso, mentre il secondo colpo cade nei quartieri degli ufficiali senza causare vittime. L'incendio a bordo richiede più di un'ora per essere spento. Anche l'incrociatore Manchester viene colpito, ma con danni meno gravi. Il Southampton prende di mira il Pola e alle 12:24 il Renown spara 6 salve contro il Trento da 23,8 km, mentre naviga a 25 nodi, avvolgendolo con le vampe delle esplosioni, ma senza tuttavia colpirlo. Alle 12:26 apre il fuoco anche la corazzata Ramillies, mentre il Renown punta sul Bolzano. A causa dei problemi con le comunicazioni, solo alle 12:30 a Iachino perviene l'ordine di non ingaggiare battaglia, quando già i colpi sono stati sparati a decine. Il cacciatorpediniere Lanciere ha avuto un'avaria che lo ha rallentato e ha incassato 3 colpi da 152, uno dei quali ha messo fuori uso le macchine, ma senza subire vittime a bordo. In suo soccorso viene quindi distaccata la terza divisione, che, proteggendolo dagli attacchi aerei e navali, consente all'Ascari di prenderlo a rimorchio e portarlo in salvo a Cagliari. Subito dopo, Somerville vede emergere dal fumo 2 navi e pensa di avere di fronte le corazzate italiane, ma si tratta di 2 mercantili del convoglio francese F, finiti chissà come in mezzo alla battaglia. Il personale del Renown se ne accorge in tempo e non viene sparato alcun colpo. Il tentativo britannico di salvare la giornata accorciando le distanze con le unità maggiori viene frustrato dall'intervento dei grossi calibri del Vittorio Veneto, che tirano 7 salve da 27 km sugli incrociatori avversari. Alla quarta salva le navi britanniche, già perfettamente inquadrate, azionano i fumogeni e si danno alla fuga. Somerville non vuole rischiare lo scontro con le corazzate italiane e decide di ritirarsi. La battaglia è durata 52 minuti, durante i quali le unità maggiori italiane hanno sparato 692 colpi. Il Berwick ha ricevuto 2 colpi da 203 mm, uno alle 12:22 e uno alle 12:35, che hanno causato 7 morti e hanno messo una torre fuori uso. Il lanciere ha ricevuto 3 cannonate, ma non ha avuto vittime. In considerazione del tipo e del numero delle unità impiegate, i risultati dello scontro non sono stati affatto decisivi. Nonostante la presenza di aerei in ricognizione da entrambe le parti, non ci sono stati avvistamenti. Nelle registrazioni del Comando Aeronautica della Sardegna si legge che navi nemiche sono state attaccate. Allontanatesi dalla Sardegna, le forze britanniche puntano sul canale di Sicilia. Qui i reparti italiani avrebbero un'ulteriore occasione per intercettarle.
Questo compito però viene assegnato esclusivamente a unità minori, cioè torpediniere e motosiluranti. Da Trapani, Augusta e Mazara del Vallo salpano 4 torpediniere e 11 MAS. 2 MAS denunciano avarie meccaniche e rientrano alle loro basi. Alle 23:24 del 27 novembre il Sagittario e pochi minuti dopo il Sirio avvistano delle unità che identificano come il convoglio inglese, i cui comandanti decidono di allontanarsi temendo di essere stati avvistati. La stessa cosa accade alle 0:28 del giorno 28, con le torpediniere Vega e Calliope. Il comandante di quest'ultima decide di lanciare 2 siluri contro le navi. Un siluro esplode come se avesse colpito il bersaglio, ma in realtà nessuna nave è stata colpita. Nelle stesse acque navigano anche i sommergibili Dessier e Tenbien che, avvistati gli inglesi, lanciano contro di essi, in 2 momenti diversi, 7 siluri di cui nessuno va a bersaglio. La motosilurante MAS 526 avvista alcune navi, ma nonostante abbia cercato di raggiungerle a tutta forza, non ci riesce. I convogli di rifornimento e le navi di scorta riescono così a entrare indenni nel porto di La Valletta il 29 e il 30 novembre. Lo scontro di Capo Teulada fu una delle svariate battaglie navali della Seconda Guerra Mondiale che si conclusero senza una netta prevalenza di una parte sull'altra e gli stati maggiori delle 2 marine coinvolte non ne furono affatto soddisfatti, tanto che Somerville viene posto sotto inchiesta da parte di una commissione disciplinare. Il suo comportamento però è giudicato irreprensibile e viene scagionato, ma la sua carriera ne uscì poi ugualmente compromessa. Neppure Benito Mussolini è soddisfatto dell'esito della battaglia e, come reazione, decide di silurare l'ammiraglio Cavagnari, mettendo al suo posto al vertice dello Stato Maggiore l'ammiraglio Arturo Riccardi. Le cose però non andranno meglio, nonostante alcuni successi contro unità importanti della Royal Navy, come la portaerei Illustrious, la corazzata Warspite e l'incrociatore Southampton. La battaglia di Capo Teulada, pur se conclusa senza una netta prevalenza, dimostra come la notte di Taranto non abbia intaccato la capacità della Regia Marina di assicurarsi il controllo del Mediterraneo centrale. Inoltre evidenzia il fatto che la flotta britannica, persino nel suo momento più favorevole, abbia rifiutato un combattimento in condizione di parità di forze con la Marina italiana.